Allora, innanzitutto buongiorno e faccio una breve introduzione. Siamo qua un attimino per parlare della collaborazione nata con Arcoin e NDE riguardo a quello che è il progetto di garanzia di NDE, progetto di garanzie digitali, e il progetto di Arcoin di creare un token con un collaterale in opere d'arte, quindi un collaterale fisico, reale, tangibile, come ci ha spiegato molto 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 bene Mirko nella scorsa intervista. Partirei con una domanda a Mirko di Artcoin e ti vorrei chiedere di parlarci brevemente di quello che è il progetto di Artcoin, come nasce e quali sono gli obiettivi. Allora, innanzitutto, buongiorno e grazie per l'attenzione. Allora, Arcoin nasce dalla volontà di unire l'innovazione tecnologica 3.0 ad uno dei beni di rifugio più importanti che è conosciuto nella storia, che sono l'arte, le opere d'arte. Da qui la collaborazione del nostro staff, che è un po' eterogenea, che arriva dal mondo dell'arte, delle nuove tecnologie digitali e anche dalla banca tradizionale, è nato il progetto Arcoin. Arcoin è un asset reference token, ossia un token che ha la capacità di stabilizzare ed avere una concretezza sul proprio valore facendo riferimento a quello che è il valore del diritto delle opere d'arte. Ossia, praticamente noi riusciamo ad avere una stabilità data da quello che è il sottostante dell'arte. L'arte, come sappiamo nella storia, è uno dei beni che non ha mai perso valore, non ha mai avuto oscillazioni, così come tutto ciò che sono le altre possibilità di investimento. Da qua è nata appunto la nostra volontà di unire un qualcosa che rendesse fruibile, diciamo un qualcosa di nicchia, perché sappiamo benissimo che da sempre l'arte purtroppo nel mondo è sempre destinata a pochi. Per cui riuscire anche ad destinare a tutti la possibilità di accedere a un qualcosa che sino ad oggi era destinato veramente a pochi eletti. Perfetto, perfetto, molto concreto e come abbiamo visto anche con la scorsa puntata, veramente molto 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 interessante questo progetto e soprattutto molto interessante il valorizzare, il rendere accessibile l'arte effettivamente a tutti quanti. Emanuele, adesso vorrei fare una domanda a te per quanto riguarda il progetto di garanzie digitali e ti chiederei effettivamente di introdurmi un attimino NDE cosa vuole creare. Bene, innanzitutto anch'io dico il buongiorno e grazie di questa possibilità. NDE ha il suo progetto nel Garanzia Digitale, non nascondo che è un progetto molto ambizioso perché ha delle pretese al suo termine, nel suo interno molto molto grandi, ovvero nel mondo generale, che sia digitale o tradizionale, c'è il mondo finanziario, cioè tutte le persone per fare anche dalle piccole spese, per comprare un divano, per qualsiasi cosa, oggi c'è l'abitudine e si è presa la moda di fare tutto a rate, di chiedere se possono avere finanziamenti. In più a questo si aggiunge il fatto che negli ultimi anni sono successi degli sconvolgimenti a livello mondiale che hanno messo in dubbio la credibilità del pagare alle persone, tant'è vero che i dati dimostrano che la percentuale degli insoluti nel mondo del lavoro e nel mondo bancario sono in forte crescita, perché persone che prendono un impegno o perdono il lavoro o per qualsiasi ragione, ovviamente scelgono quello che è per loro il vitale, andare a fare la spesa e tralasciare le rate e l'insoluto. Questo negli ultimi anni cosa ha creato? Ha creato più diffidenza, ha messo delle morse più strette per quello che riguarda il credito o concedere anche il solo acquisto di un mobile o di un noleggio di un'auto, ha innalzato quello che può essere, non so, la cifra di caparra per prendere un appartamento in affitto e quant'altro. A fronte di tutto questo, NDE è entrato nel mondo della criptomoneta e si è scoperto che è un mondo completamente diverso, pur avendo una volatilità più grande rispetto alla moneta fiat o altre cose, ma c'era la possibilità di creare un sistema
semplificato, cioè un mondo, proprio un circuito a 360 gradi completamente nuovo con dei parametri diversi. Mi spiego meglio. Io oggi, se voglio andare a prendere il noleggio di un'auto, anche a lungo termine, ho bisogno comunque di presentare una busta paga, ho bisogno di avere reddito, ho bisogno di dimostrare che sono solvibile. Questo mi permette di avere, se ho tutto questo, il bene di cui ne ho bisogno, ma non garantisce il creditore nei confronti del debitore di avere quel che gli spetta. E io, debitore, non ho la certezza che se mi capita un inconveniente di portare a termine e non corre il rischio che mi vengano a prendere quello, il bene che ho. E questo è un grosso problema. Mediante garanzia digitale, in pratica cosa vogliamo fare? Modificare il paradigma finanziario dei beni di consumo o finanziari tramite che cosa? Un semplice smart contract dato da il fornitore e chi fruisce del bene, mediante uno smart contract anche per telefono, in 5 minuti possono raggiungere un accordo dove chi ha bisogno del bene può mettere a garanzia dei token che siano garantiti da un sottostante e chi deve avere, chi deve erogare il bene è tranquillo che ha risolto il problema più grande, ovvero è sicuro di non avere più insoluti, perché se io debitore non pago quello che devo, avendo messo a deposito dei token o dei coin, chi lo smart contract si apre, cede i miei token a chi deve avere, perciò lui è sicuro di avere quello che avanza. Io che devo pagare ho la certezza di riuscire a onorare il mio impegno per due motivi. Il primo, perché sto cercando di dare token che crescano continuamente di valore. Il secondo, ogni volta che io ho pagato una rata, perciò lo smart contract mi rende i token corrispettivi a quella rata e me li libera. Se nei mesi successivi mi capita un inconveniente, un imprevisto e non avere i soldi, posso vendere quella piccola parte di token e onorare il mio debito. In questa maniera noi diamo garanzia a chi deve usare i prodotti o i servizi e diamo la garanzia a chi deve dare il prodotto o il servizio per evitare proprio i problemi insoluti. Non ci sarà bisogno di ipotecare la casa, non ci sarà bisogno di fornire redditi garantiti per anni, ma soprattutto abbiamo anche eliminato il problema della territorialità. Mentre i discorsi finanziari che devono mettere ipoteche su beni o consumi di solito hanno un territorio perché non possono farlo per legge da altre parti, lavorando online, essendo nel mondo digitale, questo problema non esiste più perché l'unico bene che ci interessa è il token. Per cui noi vogliamo spostare l'analisi di solvibilità dal soggetto, trasformarla nell'oggetto. Il soggetto può anche essere disoccupato, ma il token può ottenere quello che voleva e che desidera. Questo è il desiderio e l'ambizione che ha NDE con garanzie digitali. Fantastico, fantastico. Spiegazione direi al dettaglio, Emanuele, grazie mille. Allora, ci terrei magari a fare un piccolo appunto, diciamo un PS, uno scritto dopo, e vorrei appunto aggiungere una cosa, semplicemente proprio un dettaglio, riguardo a tutto quello che riguarda gli smart contract. Gli smart contract sono dei contratti intelligenti che sono scritti sulla tecnologia delle criptovalute, che si chiama blockchain. Questi contratti sono semplicemente dei contratti che non hanno bisogno di intermediari. Perché? Perché appoggiandosi a una tecnologia decentralizzata e soprattutto una tecnologia che ha come caratteristica l'immutabilità, ovvero che nessuno può andarla a trascrivere una volta che è scritta, li rende alquanto sicuri. Perché mentre magari nel mondo tradizionale io posso andare incontro a quella che è la corruttibilità di una persona, in questo caso una tecnologia che è immutabile è incorruttibile.
di conseguenza ne aumenta tantissimo la sicurezza. Questo qua era un piccolo dettaglio che secondo me è molto 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 importante, soprattutto parlando appunto poi di garanzia. Assolutamente sì, hai ragione, perché io ho dato per scontato che parliamo di Certo, digitale, parlo di smart contract, di blockchain, come se le persone fossero a conoscenza di tutto questo, tant'è vero che, se posso, vorrei aggiungere una cosa, certo, proprio in base a questo tema, faccio una piccola deviazione del tema, come NDE, avendo visto che c'è il non sapere del mondo digitale, tra le altre cose, ci tengo a precisare che è la prima azienda al mondo ad aver fatto un'enciclopedia in 60 volumi digitale sul mondo delle blockchain, delle criptomonete a 360 gradi, dove dà la possibilità a tutti di fare la formazione e conoscere dall'A alla Z quello che è il nostro mondo. Per cui credo che abbiamo tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro. Ecco, ripasso la palla a te e ti volevo effettivamente chiedere come vedi il mondo dell'arte con l'avvento delle tecnologie come realtà virtuale e NFT. Questo Perfetto. mondo può andare a mutare, può andare a cambiare? C'è un qualcosa che secondo te il digitale può migliorare, peggiorare? Sicuramente l'avvento del digitale andrà a cambiare completamente quello che è l'approccio all'arte come l'abbiamo avuto sino ad oggi. E cosa voglio dire? Faccio una piccola digressione da quello che è il tema della nostra riunione. Nel senso, ad esempio, gli NFT. Attualmente noi sappiamo che le opere d'arte o si trovano o nei musei o dai privati. Difficilmente c'è la possibilità di andare ad interagire con un'opera d'arte al di fuori di questi contesti, se non con fotografie o altro. Adesso l'NFT ci permette di avere una copia unica, certa, dell'originale, che tramite tecnologie di proiezione tridimensionale e altro ci permettono di avere l'opera come se l'avessimo a portata di mano. Ma dirò in più, con l'avvento del metaverso, dei musei digitali, dove è nostro interesse ed è uno dei prossimi obiettivi di Arcoin che ora poi illustrerò, daremo la possibilità a chiunque comodamente da casa, dalla propria postazione, di interagire con l'arte, di avere un'interazione sensoriale a 360 gradi, avere addirittura la possibilità di quello che non si riesce adesso, a vedere anche il retro della tela, che a volte è molto importante. E questo ci riallaccia ai progetti anche di Arcoin, perché il progetto di Arcoin non è solo di creare, come abbiamo detto prima, un token stabile nel tempo e di dare una garanzia di investimento ai nostri clienti, ma in più è quello di dare la possibilità all'arte di essere un asset più possibile accessibile a tutti. Tanto è vero che tra i prossimi progetti, la roadmap che vedrà impegnato lo staff di Arcoin da qua ai prossimi anni, ci sarà sicuramente quella della creazione di un museo fisico itinerante. Cosa voglio dire? Con le opere d'arte che sono patrimonio intrinseco di Arcoin, creare un museo che si sposterà per le principali capitali, dove non solo il sottoscrittore di Arcoin, ma chiunque potrà avere accesso e vedere fisicamente il patrimonio di Arcoin. Successivamente il lancio di musei digitali, per cui implementiamo ancora più la platea possibile, e l'ultimo step è quella, grazie anche al supporto e alla collaborazione importantissima con NDE, di riuscire a creare una piattaforma dove l'arte, gli artisti stessi possano interagire con quelli che sono la platea dei loro possibili appassionati, interessati, non più a livello esclusivo per pochi, ma per tutti. Ok, 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 molto bene. E molto bene quindi che effettivamente abbiamo l'arte finalmente tutti in mano, è accessibile a chiunque grazie alle tecnologie, 100%.
Emanuele, ripasso la palla a te con un'ultima domanda su cosa può diventare garanzia digitale grazie a questo accordo, grazie a questa partnership. Quali potrebbero essere i tempi, soprattutto per rendere poi effettivo il progetto di garanzia? Ma guarda, allora, sicuramente riusciamo ad abbreviarli rispetto a quelli che erano la progettazione con i primi token che noi avevamo legato, diciamo, ai contratti di garanzia digitale. Artcoin in termini di tempo come funziona? E in questo momento noi stiamo portando la nostra comunità ad acquisire il token Artcoin e passato il periodo di staking di 12 mesi, gli altcoin sono fruibili, sono agibili, sono liberi. Siccome la nostra comunità lo sta facendo per avere al 99% la possibilità di utilizzarli come garanzie, per noi accelera questo periodo. Come funzionerà? Una volta che i token altcoin hanno finito la loro fase di staking, verranno utilizzati per fare, come hai detto tu prima, i contratti intelligenti, cioè verranno utilizzati proprio come bene di rifugio perché io possa garantire a chi mi ha venduto la lavatrice, a chi mi ha venduto il mobile, a chi mi ha venduto la merce o finanziaria o meno, è quello che dicevo prima, che è quello che dà la garanzia che non ci saranno insoluti. Poi, fatto questa prima operazione, per cui con i token liberi, ok? Secondo noi avvengono due fenomeni. Il primo, che rendiamo attrattiva per il token altcoin, per cui sarà molto ricercato. Secondo, ce ne saranno veramente pochi, perché l'emissione già altcoin l'ha decisa in maniera limitata, non più di 300 milioni. Ma se io devo fermare i 10.000, 20.000, 30.000 token per garanzia di quello che sto facendo, sul mercato ce ne sono sempre meno. Ma qui succede un fenomeno bellissimo, nel senso che in una comunità il tam tam del passaparola, delle cose positive, viaggia veloce sia positivo che negativo. Ma se io ho 10 amici, 20 amici e ho potuto fare un contratto dove non ho dovuto presentare busta paga, niente, mi sono potuto permettere di fare un contratto di noleggio della macchina, semplicemente mettendo a garanzia dei token, il mio amico dirà: come faccio? Posso farlo anch'io. Per cui andrà sugli exchange a cercarli, e se è più alta la richiesta dell'offerta, inevitabilmente quel token lievita assolutamente, anche perché c'è bisogno che lieviti, perché se io oggi ho 300 milioni di token, anche se tutti liberi, al valore di 2 euro, potrò fare garanzie per un massimo di 600 milioni, per cui sono un numero limitato di persone. Ma se questo token raggiunge i 10, 20 o i 30 euro, per avere la stessa garanzia mi serviranno molto meno token, per cui accontento molte più persone. Questo perché è importante capire questo fenomeno? Perché io oggi, esempio, compro o cambio una proprietà di 10.000, 100.000 altcoin come token e ho in questo momento un valore che può essere 12, 13 o 120, 130 mila euro. Se da qui a un anno o 2-3 anni questo token mi fermo a 10 euro, io che ne ho 100.000 a 10 euro, non ho più 100.000 euro, ma ho 1.000.000. Per cui cosa succede? Ne posso usare una piccola quantità per il mio fabbisogno e una piccola parte la posso mettere in vendita, ottenendo i benefici di quello che è e accontentare altre persone. Questo è quello che io vedo come intrinseco i benefici che ci può portare Artcoin e a tutta la comunità. Poi ce ne sarebbero tantissime di sfaccettature da dire. Poi c'è la parte 2, che forse è un'altra parte interessante per offrire posti di lavoro e ricerca, perché noi vogliamo creare, come hai detto prima, questo mondo circolare. Cosa significa? Che una volta che posso
avere il token da fare garanzie, c'è un esercito di persone che può andare verso le attività a fare convenzione e accettare i contratti con NDE per usare lo strumento del token. Per cui ci saranno aziende convenzionate e altre no. Questo vale sia per le aziende di prodotti, aziende di servizi, aziende di consumi, e per finire, ma qui servirà un tempo più lungo, si potrà andare a parlare con istituti finanziari quando, a distanza di X mesi o anni, il token è sul mercato da un po' e si vede che è stabile. Ci sono 1000, 10, 100.000 aziende convenzionate che accettano come garanzia il token, per cui diventano potenziali clienti anche per gli istituti. A quel punto si apre un mondo a livello finanziario, però è tutto da costruire e noi l'avevamo progettato con altri token che in questo momento sono fermi. Avere il token Artcoin ci dà la possibilità di accelerare questi tempi e in base a quello che sono i progetti di Artcoin far toccare con mano quello che è l'asset che tutti abbiamo. Perché io se ti vendo una cosa ti dico il mio asset è dell'oro, io non ti posso portare in un cavò a farti vedere i miei lingotti, assolutamente. Se ti dico che il mio asset è, non so, la proprietà di un villaggio in Papuasia, se lo vuoi vedere devi andare fino in Papuasia. Oppure ti faccio le foto e un video. Parlare di arte, al di là di vederlo come metaverso e nel mondo digitale, c'è la possibilità di controllare. Cioè io ho un'opera che ha un nome, ha un titolo, c'ha un artista, perciò il digitale mi permette di andare a vedere se quell'opera l'hanno fatta davvero, se l'artista l'ha veramente fatto, se ci sono giudizi e perizie di critici d'arte. Cioè l'accordo con Artcoin, secondo me, ci ha agevolato tantissimo per l'evoluzione di garanzia digitale. Di contropartita, pensiamo di dare una mano anche noi ad Artcoin perché spostiamo quello che è il bene più prezioso per il mondo mondo cripto, ovvero le comunità. Più la comunità è grande, più il token può essere distribuito. Più la comunità è grande, più sei appetibile per gli exchange, perché chi possiede l'exchange vede una comunità come potenziali clienti anche per i loro. Questo è quello che penso io della collaborazione con la. Molto bene, molto bene. Hai già risposto anche alla successiva domanda, Emanuele. Molto curioso e soprattutto molto bene che si può andare a utilizzare, come la definiva Mirko Gambaro, una riserva aurea come asset, diciamo, di controvalore a quello che poi effettivamente le garanzie piuttosto che proprio i soldi che andiamo a utilizzare tutti i giorni. La domanda che volevo porvi a entrambi era come vedete la collaborazione da qui a 3 anni e visto che Emanuele mi ha già risposto, la faccio a te, Mirko. Sì, io mi aggancio a quello che ha appena detto e anticipato Emanuele, sposandolo in pieno, anche perché grazie alla collaborazione di NDE noi come Arcoin ci siamo presi un impegno molto importante nei confronti proprio della comunità e di NDE stesso per dare un ulteriore valore aggiunto, è che quello che da qua al prossimo anno di essere presenti almeno sui principali eventi exchange sul mercato. Questo perché? Perché, come giustamente ha spiegato molto bene Emanuele, porterà un beneficio a 360 gradi per tutti, perché qua non c'è da ragionare da singolo, cioè non si può ragionare Arcoin, una sua crescita, NDE, un'altra, ma bisogna ragionare da team, perché le due realtà in questa collaborazione si supportano e si devono supportare per una crescita da ambo le parti, per cui da parte nostra c'è questo impegno forte nei confronti di NDE e della propria community di essere presenti nel prossimo anno sui principali eventi exchange proprio per dare ulteriore stabilità anche alla moneta stessa. C'è un nostro impegno di ampliare quello che è il nostro patrimonio di opere d'arte, perché noi non nasciamo e moriamo al contempo come fanno tante monete,
Purtroppo questo è il male delle monete digitali, perché tante nel momento che nascono sono già morte perché sono fine a se stesse, e questo deve essere di strumento di supporto anche a tutto quello che è la collaborazione e a tutti i progetti che ha appena espresso Emanuele, perché ripeto, deve essere una sinergia e non deve essere visto come un qualcosa di beneficio vettoriale A piuttosto che vettoriale B. Per cui da parte di Arcoin c'è una grossa attenzione, c'è stata sino ad oggi, perché prima della partnership con NDA, nel senso abbiamo valutato molto bene, abbiamo trovato un partner molto serio in NDA, per quello che siamo stati molto felici di sposare questa iniziativa congiunta, e per questo che questo è il nostro obiettivo. Sicuramente ci aspetta un percorso che sicuramente ci vedrà vincenti, perché il nostro progetto trae delle radici dalla stabilità, dalla concretezza, e non da un rischio che tante volte vogliono farcelo passare come calcolato, ma quando è di calcolato purtroppo non c'è nulla. Bene, molto bene. Soprattutto sul fattore, diciamo, per quanto riguarda la stabilità della moneta. Quel fattore lì è indiscutibile, come diceva anche Mirko Gambaro la scorsa volta, perché le opere d'arte sono e saranno un asset al 100%. Vi faccio un'ultima domanda per andare in conclusione e vi ringrazio già in anticipo del tempo che avete dedicato effettivamente a questa intervista. E vi chiedo un consiglio che dareste alle persone che si approcciano a queste nuove tecnologie. Il mio consiglio personale è di vagliare molto bene quello che gli viene proposto, perché purtroppo tante volte è dell'oro che luccica ma non è oro. Qua abbiamo una realtà consolidata, una realtà che non viene inventata da noi, ma noi abbiamo avuto solo l'umiltà di riuscire a capire e a sviluppare come poter rendere attuale, con la nuova innovazione tecnologica, digitale, le nuove monete, un qualcosa che da sempre esiste nel mondo. Per cui posso dire con assoluta certezza che Arcoin è un progetto che nasce per crescere e per consolidarsi sempre di più nel tempo, grazie a un sottostante delle opere d'arte che è sempre presente da sempre nel mondo, non solo dell'arte, ma anche nel mondo finanziario, come ben sappiamo. Per quello invece che voglio dire io, che mi sento di consigliare, dare un consiglio di quello che devono fare le persone è sempre difficile, no? Perché uno dice, ah, me l'ha detto lui, me l'ha consigliato. Voglio invece fare, anziché dare un consiglio, oltre a cui mi aggancio a quello che ha detto Mirko, una considerazione mia, un pensiero mio, e voglio tornare indietro, perdonatemi, ma voglio tornare indietro di quasi un secolo, perché, ma direi anche di più, se noi andiamo a vedere la storia del mondo, nei secoli scorsi ci sono state guerre, ci sono stati conflitti, il mondo è mutato tantissimo. Ma una cosa, se voi andate a vedere, gli stati che hanno conquistato regioni, nazioni o altro, una cosa l'hanno fatta, hanno deturpato con le opere d'arte. Tant'è vero che la Gioconda c'è ancora, hanno distrutto palazzi, hanno distrutto musei, le statue, ci sono ancora. Per cui potrà succedere di tutto, ma l'opera d'arte ci sarà oggi, c'era ieri e ci sarà anche familiare. Questa è la mia considerazione, per cui il consiglio credo che venga in maniera automatica, che vedete voi, insomma. Io credo che più stabile e sicuro di quello oggi non ci possa essere. Assolutamente. Grazie mille del vostro tempo e soprattutto perché sapendo che vi chiamano da qualsiasi fuso orario siete poco reperibili. E vi ringrazio e faccio un saluto a tutti. È stato un Grazie a piacere. te, alla prossima, grazie. Saluto, buona giornata.